Siamo a Curanuova, nel cuore delle colline metallifere, e qua è nata un po' la civiltà dei Rasna, degli Etruschi, e questo è un parco dove ci sono tanti metalli, no? Quindi la forza antica di questo posto è proprio la pietra, il minerale che ha dato origine al metallo, al primo metallo poi usato dagli imperatori romani. Noi siamo arrivati qua nel 1970 con mio babbo, che era già agricoltore, aveva una famiglia legata all'agricoltura e del quale il nonno faceva il vinattiere, quindi faceva il vignaiolo, poi faceva il vino e dopo aveva la vineria di paese e lo vendeva, quindi faceva il ciclo completo a chilometri zero già nei primi anni del Novecento, no? Noi oggi abbiamo un'azienda più grossa di quella che era nel 1970 e quindi facciamo cereali, facciamo olio, facciamo vino e l'azienda ora si è impostata anche sul bosco. Quindi noi facciamo anche le colonne di castagno, i nostri castagni, per metterle nel vigneto. La Cura, con il progetto GeoFood e la filiera Drago, ha sviluppato 3 vini che sono dedicati alla nostra famiglia, perché si chiamano Pia, come la mia bisnonna che aveva sposato Dante, che era il mio bisnonno, e come Andrea, che è il mio babbo, come il mio trisnonno. Quindi abbiamo dato 3 nomi familiari, ma che rientrano anche nell'Andrea da Grosseto, il primo che ha fatto le traduzioni dal volgare, dal latino al volgare maremmano, che oggi è l'italiano per eccellenza perché è più preciso del fiorentino, per capirsi. Poi il Dante nel 700° anniversario della morte di Dante, e il Pia, quindi riferito alla Divina Commedia, al quinto canto del Purgatorio, la Pia dei Tolomei, no? Tutto su un affresco dell'abbondanza, quindi Andrea, Pia e Dante dell'abbondanza, che è un affresco, direi quasi religioso, che spiega come l'uomo sia pronto da sempre. Questo è un affresco del 1250, in queste zone sia sempre pronto ad essere raccolto, ma che è la donna che raccoglie, e la donna che raccoglie si litiga questo frutto.